Buongiorno ragazzi E bentornati nel nostro rotocacio, rotogatto, rotogallo, rotocalmo, rotocalzo, rotogallo. Bentornati in nostro nuovo episodio di ricette selvagge. Oggi andiamo a cercare i prugnoli, che sono il mio fungo preferito. Anche mio! Sono profumatissimi, buonissimi. Speriamo di riuscire a trovare qualcosa. Che felicità! I prugnoli, il nome scientifico Calocibe gambosa, sono chiamati anche spinaroli, fungo di San Giorgio, fungo saetta, hanno tantissimi nomi popolari. Noi in Toscana si chiamano prugnoli perché crescono vicino ai pruni o vicino al prugnolo, la pianta di prugnolo. D'altre parti il fungo di San Giorgio perché tradizionalmente cresce il giorno di San Giorgio, fungo saetta perché a volte fa delle strisce in terra che sembrano delle saette e via discorrendo. Gemelli. Qualcosina abbiamo trovato, anche se non è tanto. Quindi andiamo a fare una ricettina. Mi raccomando, come al solito, consumate solo i funghi che conoscete. Non è che guardate il video e dice oh buoni sti funghi e poi vi stiantate tutti. E si guarda una ricettina di cavarcela fuori. Una cosina facile facile, E non dimenticare iscriverti. Grazie. Qua. No, qua. Much later. Siccome ci manca qualcosa per la ricetta, si guarda se il mastro cicciaio ci può aiutare. È qui che c'è una ciccia buona? Oh, ciao, sì, sei nel posto giusto. Senti, volevo un pezzettino di ciccia per fare tartare. Guarda, si prepara qui, guarda. Un bel girello, pezzo di girello, che è una parte magrissima e adatta a mangiare cruda per fare la tartare. Sia tartare che il carpaccio, se si taglia a fette fini, si ricava dal quarto posteriore, dalla coscia. In questo caso è anche un vitellino, una limousine allevata a grossetto. Maremmano. Ok? Quanta te ne serve? Circa 3 etti. Ti faccio un po' abbondante perché poi va ripulita tutta, eh? Vai. Ecco. Grazie. Grazie a te. Buon appetito. Ciao. Ciao, grazie. Much later. Ci manca ancora qualcosa per la ricetta. Andiamo. La erba cipollina. Much later. Per questa ricetta avremo bisogno di I funghi sudici motosi che adesso si puliranno. Chissà chi li pulisce, vediamo. La ciccia buona che vi si è fatto vedere prima è una ricetta semplice, c'è 2 ingredienti perché comunque si vuole valorizzare il profumo e il sapore del fungo. pepe,
olio buono, possibilmente in una bottiglia improbabile tipo questa. E sale buonissimo di Maldon. Che è una pubblicità degli anni 80. E anche l'erba cipollina che ha raccolto Esther. Basta, non serve nient'altro. Ah no, manca una cosa. Ora si torna. Che manca, manca solo cibo. Cibo, 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 manca solo cibo. Te lo sai che io poi a questo momento non monterò No, un video, no, vero? no. Come no? Impari a montare i video, ci metti quello che vuoi te, se no ci metto quello che voglio io. E due fettine di pane, perché quelle ci vogliono. Funghi puliti. Sì, però già che sono puliti, guarda, io... no, c'è un profumo che ci si sta, non troppo buono. Che poi la ricetta potrebbe anche andare bene così, però andiamo avanti. Tempo di tagliare la ciccia. Si va prima... Ah, una tortella, non taglio una sega. Allora, si va prima a affilare il coltello. Sembro oso, il sottocuoco di Amici miei. Che c'è? Blinda la supercazzola con un scappellamento a sinistra o a destra come fosse di pentolone. Non ho capito un cazzo. A noi ci piace abbastanza grossa, però comunque gli darò un'altra cicciata perché forse così è veramente troppo grossa. Solite quantità sobrie di ciccia noi, Nel frattempo accendo la griglia e comincio a grigliare la pane. La pane, No! il uove, la latte. Il uova, la latte, la sale. Ora si taglia ponnoli, dice no dai, davvero? Che no, li mangi interi? Oddio, a parte li potrei mangiare anche interi. Tagliamo. Ne tagliamo un pochino piccoli piccoli da mettere dentro. Dice ma come voi li cucinate questi funghi? Ma chi l'ha detto che si cucinano? Ma nel titolo c'era scritto cuciniamo funghi. Si cucinano così, freddi. Non si cucinano. C'è un profumo, si va via di capo. Allora, questi tagliati piccini li metto dentro la ciccia così, tali e quali. Dammi il pane, vai. Allora, nel frattempo qui si va di pepe, una dose generosa, un pochino di sale di Maldon, che per chi non lo conoscesse, questa è la forma del sale di Maldon, sono dei cristalli piramidali. È un sale molto particolare, non è salatissimo, è molto piacevole in bocca. E l'olio, che deve essere buono e che ci deve essere. Gli si dà una bella razzolata.
Allora, i prugnoli sono buoni anche cotti, con le tagliatelle, i tagliolini, gli spaghetti, con le uova, tipo un uovo strapazzato, un omelette, però crudi, ragazzi, sono altra cosa, sono troppo buoni. Dice, ma come tu mangi funghi crudi, tu muori te, tu morirà te, ben via, guarda. Un goccino d'olio anche sul pane abbrustolito. La tartare. La ciccia cruda, via, ora la tartare. La ciccia cruda con funghi crudi. Dopodiché affetto sottilmente 2 funghettini che me lo lascio da parte. Magari stando attenti a non portarsi via le dita. E metto un pochino qui e un pochino qui. Un altro pizzichino di sale Maldon. Un pizzino, un bel pizzicone facciamo. Tranquilli, ripertesi, non è salato, ve l'assicuro. Un altro girettino di pepe. Un ultimo girettino d'olio. Buon olio. Olio buono. Vai, e si mette random. Wow. Buon appetito a tutti. Perché aspetti me? Non lo so, se guardi, voglio vedere se muori prima te non lo mangio. Vabbè, non ti aspetto. Ho questo sale Maldon, mi ricordo. Non rovinare il cucino. Mamma mia, che buono. Paura e delirio a Las Vegas. Vabbè, questi funghi sono una cosa da perderci il capo, hanno un profumo e un sapore che è travolgente. No, davvero è fungo buonissimo che volevo mangiare così tanto. Oggi abbiamo festa. Io sto godendo come un antilope. Io. Va bene ragazzi, fateci sapere se questo format vi piace, se dobbiamo andare avanti o se dobbiamo far festa. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like, scrivete un commento, è sempre piacevole leggere. Iscrivetevi per favore, è gratis. Sì, non è che se pigiate sul tasto iscriviti poi viene fuori una tagliola e vi porta via la mano, Ciao ciao! Buona!